E Spallettone, il nuovo volto della Juventus in panchina, per me la miglior scelta che la Juventus potesse fare, no? Andando a valutare un po' cosa c'era su piazza. Su questo non ho veramente dubbi. È l'allenatore che ha esperienza, che ha sempre centrato il suo obiettivo minimo dai tempi, vabbè, parliamo l'Udinese dove si è persino superato, Roma, dico anche l'Inter, soprattutto forse anche l'Inter, nonostante all'epoca c'erano tante cose che non mi neanche piacevano, vi dico anche la verità, però era un Inter appena nata l'Inter di Marotta e lui la portò due volte in Champions League, anche per il rotto della cuffia, ma ci riuscì. E a questa Juventus si chiede questo, non è che si chiede altro in questo momento, parliamoci chiaro, perché poi come già abbiamo detto, e mi sento assolutamente di ritornare sull'argomento e lo faremo, è una Juventus che a livello societario no, è sempre stata pronta a rigettare un progetto, comunque mai a confermarlo. Dal cambio di rotta Allegri-Sarri, poi Pirlo, poi ritorna con Allegri, dove si è provata a dare una certa di continuità, ma anche lì no? Poi Thiago Motta, Tudor, adesso di nuovo Spalletti. È una Juventus che deve sicuramente, non dico chiarirsi le idee, ma dare forza. E se di forza la società non ce l'ha, è meglio affidarla a un allenatore, secondo me, come Spalletti, perché credo che in questo sia assolutamente capace. Io aspettavo anche in realtà l'ufficialità, magari nel mentre questo video sarà reso pubblico, arriverà anche, ma è da ieri sera praticamente che si dice attesa la firma, ufficialità, nelle prossime ore la firma, nelle prossime ore, questa mattina doveva già esserci l'ufficialità. Credo che sia solo una questione formale, attendevo l'ufficialità più che altro per capire anche il contratto che lo legherebbe alla Juventus, ma pare, possiamo quasi renderlo, non dico ufficiale, ma concreto, il fatto che avrà un contratto fino a giugno 2026, quindi fino a fine stagione, ma ci sarebbe l'opzione rinnovo rinnovo, non so il termine preciso, perdonatemi, con l'opzione nel momento in cui raggiungi la qualificazione Champions. E questo non è marginale, non è qualcosa di marginale da dire, perché secondo me Spalletti poi è troppo precoce andare troppo in là. Però Spalletti potrebbe fare, o meglio, ci sarebbe, credo sia nell'idea della Juventus, che Spalletti stesso nel momento in cui no, entra e si sente coinvolto in questo progetto, ci sarebbe la voglia di andare a trovare quei giocatori un po', non dico da epurare, ma no, come fu per il Napoli, ne cambia 5-6, via, un netto taglio col passato e poi si vince addirittura lo scudetto. È difficile, è molto complicato valutando oggi, no? Quello che ha costruito la Juventus, ora le possiamo anche ribaltare, come si è lasciata andare negli anni. È difficile pensare che oggi questa Juventus possa vincere lo scudetto, ma con un lavoro certosino, o comunque se c'è un allenatore che ha dimostrato di essere capace di fare cose davvero illustri in tal senso, è sicuramente Luciano Spalletti. Ne parliamo, andiamo con calma. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like, sì, per soddisfare l'algoritmo che come al solito ha bisogno, no? Di essere in qualche modo anche sedotto per alcuni versi. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e oggi poi scende in campo la Serie A, per cui vi aspetto, din don, attivate la campanella, seguitemi su Facebook oppure altri profili che trovate in social, in descrizione, mamma mia, perdonate, e scusate, ah, mamma che sto con me, perdonate, scusate, trovate tutto in descrizione, grazie. Allora, Lucianone Spalletti. Allora, dove parto dall'allenatore o partiamo dall'allenatore, perché è questa la notizia. Come dicevo, lo confermo, per me è un allenatore molto capace, Luciano Spalletti. È vero, arriva dalla tonfo della nazionale, il ruolo di CT è completamente diverso da quello da allenatore da campo, assolutamente.
E lui è uno di quegli allenatori, l'abbiamo capito, ma non è che ci fosse bisogno di un'ennesima controprova, in realtà, ma ci arriviamo sempre dopo, è uno di quelli che ha bisogno di, no, di tenere la squadra sott'occhio quasi ogni momento della giornata. Ecco, sono anche resi noti e ormai resi popolari alcuni aneddoti che lo legano ad alcuni giocatori, non stiamo qui a citare alcune situazioni, ma lui ha bisogno di lavorare giorno e notte con i suoi uomini e credo che anche la sua squadra ne ha assolutamente bisogno. Trova una squadra che secondo me non ha leadership, ha pochi elementi chiave e proprio per questo motivo secondo me è chiamato a valorizzare tanti componenti o comunque a rivalutarli. Ancora una volta il primo nome che mi viene in mente è proprio Koopmaier. Io vi dico una roba del genere. Forse se c'è un allenatore capace di nuovo di tirare il meglio, di trovargli il ruolo, non lo so, come fece magari con Brozovic all'Inter, perché Brozovic prima che passasse sotto i ferri di Spalletti era un giocatore anarchico, poco continuo, è arrivato lì, lo piazza davanti alla difesa, uno dei migliori al mondo, mi sento dire, sicuramente top 10 all'epoca Brozovic per quanto mi riguarda. Quindi lui è capace di farle ste robe qua, no? È capace sicuramente, per cui mi aspetto che tanti giocatori rivengano rivalutati. Penso a Cambiaso, che è un giocatore che ha preso una china incredibile. Penso anche agli stessi attaccanti, perché la Juventus quest'anno ha investito tanto sugli attaccanti, non prendiamoci in giro, e dei tre in questo momento fai fatica a salvarne anche uno, onestamente. Per cui vedremo il modulo che sarà adottato. Io mi aspetto anche, perché no, che possa ritornare anche al 4-2-3-1, eh. Sicuramente mi aspetto la difesa a 4. Sono curioso di vedere se si affiderà ai tre centrocampisti o ribadisco ai due, no? Lì dietro e poi perché no accentrare Ildiz e di conseguenza magari inventarsi un open da esterno d'attacco. Vedremo. Mi aspetto anche con giocatori come McKennie possa ritornare centrale. I centrocampisti, ragazzi, Spalletti ha sempre lavorato bene con i centrocampisti, ha sempre avuto poi onestamente dei centrocampi, si può dire? Ha avuto sempre un centrocampo di livello nelle sue squadre e alla Juventus qui forse trova una delle squadre più deboli in tal senso, ecco, per cui c'è del lavoro da fare. Io aspetto che non è che arriva Spalletti, la Juventus lotta per lo scudetto. Onestamente non mi aspetto questo. Mi aspetto però che lui sia l'allenatore giusto in questo momento per rinvertire la rotta, metterli di nuovo in strada e iniziare qualcosa che poi magari nel tempo potrà portare a ritrovare una Juventus competitiva. Questa è la realtà dei fatti, è quello che mi aspetto. Però il discorso è sempre quello, è che noi andiamo sempre al nocciolo cruciale, è quanto già affrontato, però che va sempre, no, va sempre messo, no, in testa ad ogni dibattito. La Juventus, i dirigenti, chi c'è dietro, cioè se dai adesso a Spalletti, se gli affidi questa squadra, e devi andare dritto, devi andare dritto, devi perseverare, cioè non c'è poco da fare, non è che rigetti subito il progetto. Anche lo stesso Spalletti, arriva Spalletti, ma Spalletti non è che è stato esonerato un giocatore senza averla la firma di Spalletti. Cioè, questo per farvi capire che mai in passato la Juventus era così. Toglie l'allenatore, non sa neanche ancora, non aveva neanche la certezza che poi arrivasse. Quindi, ancora una volta, poteva essere una seconda o una terza scelta dalla Juventus. Quindi, per farvi capire che c'è questo clima di inadeguatezza che non si è mai vissuto e mai respirato in un ambiente come quello della Juventus. E pervade, assolutamente, nella maniera più assoluta. Per cui vediamo. Fa strano che sia stato cacciato Giuntoli, che avrebbe portato Spalletti, ma arriva lo stesso Spalletti e arriva con Como lì. In questo momento, infatti, mi chiedo chi è che decide davvero? Cioè, se la Juventus non trova forza lì nella struttura societaria, poi alla lunga farà fatica chiunque comunque ad allenarla sta squadra. Quindi vediamo un po', ecco, se Spalletti a fine stagione, però ripeto, qua ci stiamo sempre portando più avanti, se a Spalletti poi gli verrà dato quello che recriminava Tudor, no? Il fatto di poter scegliere, di poter mettere bocca
un filo conduttore tra la testa e chi va in campo. Vediamo, vediamo. Sono discorsi che affronteremo più avanti. Di certo ribadisco ad oggi, se togli e mandi a casa Tudor, il meglio che potevi prendere è Spalletti. Su questo io onestamente non ho veramente dubbi. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Fatemi fare l'ultimo scrolling per vedere se è arrivata l'ufficialità, la comunichiamo in diretta. No, ancora niente. Ancora niente. Va bene, signori. Quindi panchina stasera affidata a Brambilla e poi credo che dalla prossima. Quindi volendo, vabbè, vediamo se arriva oggi l'ufficialità o meno, ma ribadisco, è una questione di forma ormai, non di contenuto. Un grande abbraccio, rischio.